Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momiss, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Quest'oggi è arrivato finalmente il momento di mostrarvi la maxi bag che ho realizzato soltanto per voi. Ed eccola qui, è nata questa fantastica borsa, la cui esecuzione è davvero super facile e direi anche veloce. Anche in questo caso l'applicazione degli accessori è molto semplice. Ma insomma, andiamo al succo del discorso. Per questo progetto ho utilizzato ancora una volta Inda Big da 6 mm. Ormai lo sapete, è uno dei cordoncini da 6 mm che io adoro e l'ho utilizzato abbastanza frequentemente. Questa volta ho deciso di utilizzare due varianti di colori, la colorazione arancione, proprio questa che ho in mano, e la colorazione blu. Sappiate che ho utilizzato ben 2 rocche da mezzo chilo nella variante arancione e questo ovviamente è ciò che mi rimane della rocca, mentre una rocca nella variante blu. Ho utilizzato la seconda rocca nella variante arancione solo per realizzare la patella della borsa. Dopodiché ho impreziosito la mia maxi borsa con questa grandissima chiusura a girello, poi ho utilizzato 4 moschettoni a ventaglio sempre nella variante oro e questi splendidissimi manici sempre bicolor abbinati al progetto borsa. Infatti anche questi sono stati realizzati proprio come nello scorso progetto appositamente per questa borsa. I manici anche in questo caso sono da 55 cm e vanno più che bene. Poi non ho utilizzato altro per lavorare questa borsa con Inda Big, ho utilizzato questa volta l'uncinetto numero 8. Io spero che la borsa vi piaccia e che provate a replicarla, fatemi sapere e vi ricordo che trovate il link che vi riporta direttamente al materiale utilizzato sotto a questo video in descrizione. Adesso vi riporto direttamente al tutorial, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video tutorial e i prossimi contenuti in generale, seguitemi anche sui miei social. A questo punto sigla! Intanto faccio un cappio e avvio 22 catenelle che in centimetri corrispondono a 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22. A partire dalla seconda catenella nella maglia dietro vado a lavorare il primo punto basso di 21. 1, 2, 3, 4, 5 e così via finché non lavoro tutte le catenelle. 21esimo ed ultimo punto basso, catenella, giriamo il nostro lavoro un punto basso in ciascun punto basso sottostante per un totale di 21 punti. Ultimo punto basso, catenella, giriamo le nostre 2 righe a punto basso e adesso inizieremo la lavorazione a punto alto. Intanto cambio il numero di uncinetto, dal 6 passo al 7. Il primo punto basso lo sostituisco con i 2 punti bassi, come faccio sempre, quindi punto basso e nella sua maglia faccio un altro punto basso. Potete fare anche le 3 catenelle. Poi vado a lavorare altri 9 punti alti, con il primo fatto sono 10, quindi 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10. Nell'11° punto faccio un aumento di 3 punti alti, 1, 2, 3, poi ci rimangono gli ultimi 10 punti bassi, andremo a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante. Ultimo punto alto. Catenella, giro il mio lavoro e inizio la quarta riga. Alterneremo una riga a punto alto e adesso una riga a punto basso. Al di sotto non abbiamo più 21 punti, ma ne avremo 23. Quindi andremo a lavorare esattamente 23 punti bassi. Ultimo punto basso, quindi catenella e iniziamo la riga a punto alto con l'aumento centrale di 3 punti alti. Se prima avevamo fatto 10 punti, un aumento a 10 punti, questa volta faremo 11 punti alti, quindi vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi e questo è il primo punto alto di 11, poi 2, 3, velocizziamo un po', 11° ed ultimo punto basso. Nel 12° punto faremo l'aumento di 3 punti alti, tutti nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3. Ci rimarranno gli ultimi 11 punti da lavorare e ne lavoriamo uno in ciascun punto. 1, 2, ultimo punto alto. Ad ogni riga a punto alto faremo una riga a punto basso. Non abbiamo più 23 punti perché abbiamo fatto l'aumento. Durante questa sesta riga ci ritroveremo 25 punti. Quindi andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 25 punti. Ad ogni riga a punto alto aumentiamo sempre di 2 punti, un punto a destra e un punto a sinistra. Perfetto, ultimo punto basso, quindi catenella, giro il mio lavoro e sono pronta per andare a lavorare la riga a punto alto con gli aumenti centrali. Però, siccome il lavoro è ripetitivo, faccio prima a lasciarvi qui sullo schermo direttamente lo schema di come proseguire. Durante la riga numero 7 lavoreremo 12 punti alti, 3 punti alti, 12 punti alti, ci ritroveremo con 27 punti, infatti durante la riga numero 8 andremo a lavorare 27 punti bassi. Riga numero 9, 13 punti alti, un aumento di 3 punti alti e 13 punti alti. Riga numero 10, 29 punti bassi. Riga numero 11, 14 punti alti, aumento di 3 punti alti e 14 punti alti. Riga numero 12, 31 punti bassi e poi concludiamo con la riga numero 13, 15 punti alti, un aumento di 3 punti alti più 15 punti alti e la 14ª riga costituita da soli 33 punti bassi. Bene, ho completato la prima parte, vediamo quanto misura il pannello sulla zona superiore 37, eravamo partiti qua da 25,
altezza 24. Siccome sto utilizzando una rocca da 500 grammi di Inda Big in questa variante e ancora devo fare un bel po' di lavoro, ho pesato questa parte, pesa 200 grammi o poco più, quindi non riuscirò a fare la zona centrale e l'altro pannello, più eventualmente i laterali. Quindi cosa faccio? Utilizzo un'altra rocca di Inda Big, però in questa bellissima tonalità arancione. Credo che si sposi bene con questo blu. Mi piace l'idea di dare un tocco pop alla borsa, quindi dalle righe successive in poi continuerò con l'arancione, dopodiché realizzerò l'altro pannello sempre con il blu, perché con quello che mi rimane dovrebbero essere 300 grammi, ce la farò. Mi aggancio direttamente in questo modo, sempre uncinetto numero 7. Vado a fare un cappio, ok, faccio così, l'ultimo punto basso lo disfo e mi aggancio esattamente con l'arancione, però vorrei prendere anche il blu così blocco tutto, quindi faccio passare tutto attraverso le due asole, prima asola e seconda asola, ok, poi vado a bloccare chiaramente con l'arancione, faccio passare attraverso, ok, volendo questo possiamo pure tagliarlo e poi lo andiamo a bloccare con l'accendino. Ora dalla riga successiva in poi dobbiamo lavorare soltanto 33 punti che ci ritroviamo alla base, e anche in questo caso alterneremo una riga a punto alto e una riga a punto basso per un totale di 8 righe. Vado a fare la primissima riga, quindi faccio un punto basso sull'altro punto basso per sostituire il primo punto alto e lavoro i miei 33 punti. Ultimo punto alto, 33esimo punto alto per la precisione, catenella e giro il mio lavoro. Ovviamente, come notate, il lavoro si imbarca perché stiamo lavorando un punto in ciascun punto senza aumenti, ma è normale perché stiamo realizzando una sorta di base, di fondo. Guardate che bel contrasto di colore, mi piace molto. Quindi andiamo avanti, per ciascuna riga a punto alto faremo una riga a punto basso. Anche in questo caso andremo a lavorare 33 punti bassi. Ora dobbiamo continuare così per altri 3 blocchi che corrispondono a 6 righe alternate a punto alto e a punto basso, totale righe numero 8. Quindi io continuerò anche così e poi ci vediamo direttamente per la realizzazione del pannello davanti o dietro. Lì ci sarà, diciamo, lo stesso lavoro ma al contrario. Bene, ho terminato le mie 8 righe alternando il punto alto e il punto basso. Andiamo a realizzare l'altro pannello, che sarà o davanti o dietro, fa lo stesso, lo schema è uguale, ma laddove abbiamo aumentato questa volta andremo a diminuire sempre al centro, quindi faremo 3 punti alti chiusi insieme. Lo faremo per lo stesso numero di righe che abbiamo fatto dall'altra parte con gli aumenti, finché non otteniamo nuovamente 21 punti totali. Quindi intanto andiamo a cambiare nuovamente il colore, vi mostro l'inizio, vi mostro come diminuire e poi possiamo procedere anche da soli. Vado a disfare l'ultimo punto basso e mi aggancio di nuovo col primo colore. Per comodità faccio anche un cappio. Ok, faccio passare tra i due punti, le due asole, sia il blu che l'arancione, così blocco i cordini proprio come ho fatto poco fa, e poi prendo la variante in blu e blocco definitivamente. Quindi possiamo pure tagliare la versione arancione, giro il mio lavoro e se vi ricordate durante l'ultimo giro in blu avevamo lavorato 15 punti alti più l'aumento, quindi questa volta ripartiamo proprio da qui, 15 punti alti consecutivi, il primo lo sostituisco sempre dai 2 punti bassi e procedo per altri 14 punti per un totale di 15, quindi 2, 3, 15° ed ultimo punto alto. Adesso facciamo una diminuzione andando a chiudere insieme 3 punti. Come fare la diminuzione a punto alto? Semplicissimo, basta prendere il filo, entrare nel primo punto e riprendere il cordoncino,
cordoncino sull'uncinetto e intanto chiudiamo le prime 2 asole. Ripetiamo l'operazione sui prossimi 2 punti. Entro, prendo il cordoncino, chiudo le prime 2 asole e ho 3 asole sull'uncinetto. Lo facciamo per l'ultima volta. Prendo il filo, chiudo, 4 asole sull'uncinetto, riprendo il cordoncino definitivamente e lo faccio passare attraverso le 4 asole e voilà, diminuzione effettuata. Una volta fatto questo, riprendiamo il filo e direttamente andiamo a lavorare il primo punto alto di 15. Quindi 1, 2, 3. Vedrete che man mano il vostro lavoro si imbarcherà sempre di più, perché è normale, stiamo realizzando la parte davanti o dietro. Una volta terminata la prima riga di diminuzione, lavoreremo la seconda riga. Da 33 punti passeremo a 31 punti, quindi questo significa che nella riga numero 3 che riguarda il pannello in blu andremo a lavorare la riga a punto alto fatta da 14 punti alti, una diminuzione e 14 punti alti. Ora, per comodità, per sapere dove andare a diminuire, potreste mettere il marcapunti nella diminuzione appena effettuata. Quando andate a fare la riga a punto basso, ripuntate il marcapunti proprio al centro, così quando andrete a lavorare i primi 14 punti sapete che nei prossimi 3 in prossimità del marker andrete a diminuire. Comunque, per evitare qualsiasi dubbio, proprio come ho fatto poco fa, vi metto qui sullo schermo lo schema da eseguire per quanto riguarda la terza parte della nostra borsa, le diminuzioni. Quindi questa la consideriamo la riga numero 1. Riga numero 2, 31 punti bassi. Riga numero 3, 14 punti alti, una diminuzione di 3 punti e 14 punti alti. Riga numero 4, 29 punti bassi. Riga numero 5, 13 punti alti, una diminuzione di 3 punti alti e 13 punti alti. Riga numero 6, 27 punti bassi. Riga numero 7, 12 punti, una diminuzione di 3 punti alti e poi 12 punti alti. Riga numero 8, 25 punti alti. Riga numero 9, 11 punti alti, una diminuzione di 3 punti, 11 punti alti. Riga numero 10, 23 punti bassi. Riga numero 11, 10 punti alti, una diminuzione di 3 punti alti e 10 punti alti. A questo punto abbiamo terminato le nostre righe di diminuzioni. Per la riga numero 12 e riga numero 13 andremo a lavorare semplicemente 21 punti bassi, proprio come abbiamo fatto all'inizio. Super facile e veloce, quindi io continuo tutto il mio pannello, comprese le 2 righe a punto basso, e poi ci rivediamo per la realizzazione dei 2 laterali, che saranno altrettanto facili e veloci. Bene, una volta terminate tutte le righe, questo sarà il risultato. Ovviamente abbiamo lo stesso numero di righe. Già da qui potete notare come la nostra borsa sarà una maxi borsa, anche perché aggiungerò i laterali, quindi la nostra borsa acquisirà una bella profondità. Dunque, per i 2 laterali voglio fare un qualcosa di particolare, voglio eseguire sempre lo stesso schema eseguito per il pannello. Intanto vediamo quanto misura il pannello su per giù, lo distendo per bene. Siamo a 53 cm, una larghezza di base da 38 cm, mentre i 2 pannelli qui siamo 33-34, stessa cosa dall'altra parte, quindi avete un po' di linee guida. Questo è ciò che mi rimane dalla rocca da mezzo chilo, quindi ho fatto proprio bene ad utilizzare un'altra rocca. Infatti per i 2 laterali utilizzerò questa volta la variante arancione. Qui faccio una catenella che ho già fatto e stacco il cordoncino. Inizio a lavorare su un lato. Qui vedete che ho segnato questo punto col marker. Questo punto va ad indicare la zona centrale della fascia in arancione. È molto importante che su questa zona abbiamo un numero di punti dispari, perché in questo modo andremo a realizzare proprio in questo punto delle diminuzioni. Vado a fare un cappio per comodità. Mi aggancio esattamente al centro del primo punto basso. Tiro fuori il cappio, inizio con una catenella per agganciarmi e nello stesso punto lavoro un punto basso.
ciascuna riga andrò a lavorare un punto basso. Ovviamente nella riga successiva ho la riga a punto basso, per cui faccio un punto basso. Quando incontriamo la riga dei punti alti faremo un punto basso. Qui avevo sostituito il punto alto con i due punti bassi, per cui farò un punto basso nel primo e un punto basso nel secondo. Subito dopo ho la riga a punto basso, è ben evidente, mi inserisco e faccio un punto basso. Poi successivamente ho la riga del punto alto, quindi prima entro nel primo punto basso lavorato sul primo e l'altro punto basso lo faccio sul primo. Riga successiva, un punto basso, riga di punto alto, ripeto, un punto basso e un altro punto basso. Quindi in sostanza cosa faccio? Nella riga di punto basso lavoro un punto basso, nella riga dei punti alti lavoro due punti bassi. Penso sia chiaro. Adesso andiamo sulla fascia in arancione. Vado a fare un punto, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi ho 6 punti. Qui al centro faccio il settimo punto. Basta che piegate la borsa in due, avete il punto esatto, avrete il centro. Ok. E qui metto il marcapunti. Ora farò in modo che sull'altra zona lavorerò 6 punti, proprio come ho fatto all'inizio. Il primo lo faccio benissimo qui. 1, 2, 3, 4, 5, sesto punto lo faccio qui. Così sulla zona in arancione ho un totale di 13 punti. 6, il settimo, qui è proprio dove andremo a fare poi la diminuzione nella riga successiva, quindi prenderemo i 3 punti centrali, ecco perché è importante. Adesso vado a lavorare sulla zona in blu i 19 punti bassi, proprio come ho fatto dall'altra parte. È 19esimo punto. Ok. Bene, quindi ricapitoliamo: 19 punti, 13 punti e 19 punti. Ora facciamo una catenella, giriamo il nostro grandissimo pannello e andiamo a lavorare i primi 24 punti. Sostituisco il primo punto alto con i due punti bassi e lavoro altri 23 punti per un totale di 24, quindi 2, 3, 24esimo ed ultimo punto alto. Perfetto. Adesso stesso principio di prima. Nei primi 3 punti vado a fare una diminuzione, quindi prendo il filo e chiudo le prime 2, prendo il cordoncino e chiudo le altre 2, prendo il cordoncino e chiudo di nuovo le altre 2 e quando ho 4 asole sull'uncinetto vado a chiudere tutto. Mettiamo sempre il marker, così sappiamo che non nel prossimo ma nel prossimo ancora faremo l'altra diminuzione, perché anche in questo caso alterneremo la riga a punto alto e la riga a punto basso. Quindi continuo il mio lavoro andando a lavorare gli altri 24 punti che mi rimangono proprio da quest'altra parte. 24esimo punto alto, quindi catenella, giriamo il nostro lavoro e come abbiamo fatto prima andiamo a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante senza fare diminuzioni.
Magari qui sullo schermo vi lascio lo schema che andrò a realizzare io, quindi tutte le righe successive. Poi lo stesso lavoro bisogna ripeterlo chiaramente dall'altra parte e mi ritrovo sulla parte del dritto del mio lavoro, proprio dove ho lavorato i punti bassi sul dritto. Ora cosa facciamo? Una catenella che già io ho fatto, giriamo il nostro lavoro, mettiamo dritto contro dritto i due pannelli, quindi andiamo a cucire sul rovescio. Io tra l'altro ho già realizzato l'altro pannello per portarmi avanti con il lavoro. E cosa facciamo? Andiamo a cucire i 22 punti bassi che ci ritroviamo sia sul lato che sull'altro lato. Ci rimarrà soltanto l'unico punto dispari, il 23esimo, che si trova tra un lato e l'altro, e lì andremo a chiudere con punto bassissimo, ma adesso vi mostro. Quindi molto semplicemente entro nel primo punto e lavoro un punto basso. Potreste fare questa operazione anche con ago e filo, oppure potreste prendere solo le due asole più interne o solo quelle più esterne, insomma potete personalizzarlo come più vi piace. Io preferisco fare in questo modo perché all'esterno la cucitura è praticamente invisibile, sembra un unico pezzo il laterale. Ok, penultimo punto, ultimi due punti, vedete? Poi proprio qui il punto segnato col marker, questo lo togliamo, entriamo, facciamo un punto bassissimo, catenella di sicurezza, tacchiamo il cordoncino, sigilliamo per bene, l'eccesso come al solito lo portiamo tra i punti e ciò che rimane lo andiamo a sigillare con un accendino che è sempre il solito, che non mi funziona. Questo è ciò che mi rimane dalla rocca sempre da mezzo chilo in arancione. Capovolgo il mio lavoro e lo porto sul dritto, primo laterale costruito. Questo sarà il risultato del primo laterale. Si è formata praticamente la profondità soltanto con delle diminuzioni al centro, sia da una parte che dall'altra parte. Siamo a 48 per un'altezza da 27-28, ma comunque questa rappresenta la profondità. Poi una volta che la imbottisco vediamo meglio quanto misura, ma è gigante. Bene, adesso andiamo a rifinire velocemente il bordo superiore. Dove c'è l'arancione lavorerò con l'arancione, dove c'è il blu lavorerò col blu, per cui effettuerò il cambio colore. Posso partire anche da questo punto, quindi tiro fuori il cordoncino e parto con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Per ciascuna riga farò un punto basso, quindi mi inserisco nella riga successiva e lavoro un punto basso. Un punto basso, un punto basso, un punto basso, ultimo punto basso. Qui devo effettuare il cambio colore, quindi le due asole non le chiudo con l'arancione ma con la variante blu. Quindi faccio passare il blu attraverso le asole, non ho fatto il cappio. Nel frattempo lavoro anche il cordoncino in arancione, così poi cambio di nuovo il colore. Quindi qui su questa zona andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto basso sottostante. Ho gli ultimi due punti bassi, penultimo, ultimo punto basso in blu, prendo la variante arancione e chiudo entrambe le asole e continuo un punto basso in ciascuna riga, quindi volendo possiamo farla anche qui, un punto basso, e mi porto dietro ovviamente il cordoncino in blu perché dobbiamo andare a rifinire la zona dietro. Continuerò in questo modo finché non termino il giro. Dobbiamo ripetere insomma quello che abbiamo fatto da questa parte sul lato opposto. Una volta terminato il giro andiamo a staccare i cordoncini e qui vado a realizzare l'asola di chiusura, quindi mi inserisco nel primo punto basso e al centro dell'ultimo tiro
Ok, non mi rimane che andare a nascondere i cordoncini in eccesso. Andiamo a realizzare adesso la patellina che ospiterà la chiusura. Questo è ciò che mi rimane nella variante arancione. Ovviamente ho un'altra rocca, quindi intanto parto con questo e avvio esattamente 10 catenelle uncinetto sempre numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ritorno indietro a punto basso lavorando un punto basso in ciascuna catenella nella maglia dietro sottostante per un totale di 9 punti bassi. Tre, 4, 9 e per adesso continuo in questo modo lavorando righe di andata e di ritorno a punto basso. Mi ritrovo durante la seconda riga, quindi continuiamo così per il numero di righe che vi lascio qui sullo schermo. Bene, in totale ho lavorato 9 righe a punto basso. Adesso piccola variazione, faccio una catenella, giro il mio lavoro, lavoro i primi 2 punti bassi, salto 5 punti bassi e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, quindi salto 5 punti bassi e vado a fare un punto basso nel penultimo punto e un punto basso nell'ultimo. Prima di andare avanti controllo un po' le misure, perfetto, ci siamo, per cui continuo, vado a lavorare un punto basso nei primi 2 punti, inizio a lavorare un punto basso in ciascuna metà catenella, però ne lavoro 1, 2, 3, nella quarta catenella lavoro 3 punti bassi, 1, 2 e 3, dopodiché continuo per le altre 3 catenelle lavorando un punto basso e concludo la riga lavorando un punto basso in ciascun punto. Ok, ma non abbiamo finito. Catenella, giro la mia riga. Nel primo punto faccio un aumento di 2 punti bassi. Poi vado a lavorare 5 punti bassi consecutivi. 2, 3, 4, 5. Nel punto centrale lavoro sempre un aumento di 3 punti, poi lavoro 5 punti consecutivi, 1, 2, 3, 4, 5 e nell'ultimo punto faccio un aumento di 2 punti bassi. Ok, credo che posso fermarmi anche qui, quindi cosa faccio? Vado a rifinire soltanto questa zona. Mi inserisco direttamente nel primo punto, nella prima riga, faccio un punto basso. Vado a lavorare un punto basso in ciascuna riga. Ultimo punto basso. E 3 punti, devo fare l'angolo. Continuo per i punti bassi che ho al di sotto. Ovviamente le catenelle iniziali sono un po' strette, per cui passo all'uncinetto 6. In questo modo entro facilmente, come notate anche voi. Ultimo punto e qui vado a fare l'aumento di 3 punti, 2, 3, cambio l'uncinetto, passo al 7 e ripeto quello che ho fatto prima. Andrò a lavorare un punto basso in ciascuna riga. 2, 3, ultimo punto. Ok, quindi posso staccare il cordoncino
Mi aiuto con un ago e vado a sostituire il primo punto con la sola di chiusura, altrimenti realizzo un punto in più, no? Quindi facendo in questo modo ho lo stesso numero di punti e tutto è equilibrato. Ok, nascondo il filo in eccesso e insomma blocco come al solito. Una volta che la patella è pronta, la posiziono esattamente al centro. Durante 1, 2, 3, la terza riga in blu vado a cucire. Mi sono segnata dei punti col marker giusto per tenermi dentro questa sezione. Ho 4 punti e 4 punti. Vado a cucire a punto basso. Allora, per comodità vado a tagliare un po' di cordoncino. Faccio un cappio. Magari mi aiuto con l'uncinetto numero 6. Entro, qui abbiamo l'angolo, i 3 punti, proprio nel primo punto di 3. Ok. E tiro fuori il cappio. Bene, entro nell'angolo, entro nel punto che corrisponde, prendo il cordoncino e tiro fuori. Non è affatto difficile questa operazione, bisogna fare soltanto un po' di manovre. Potete anche cucire con ago e filo, come viene meglio a voi. Bene, fatto questo procedo fino a bloccare l'ultimo punto dei 3, proprio come l'ho bloccato all'inizio. Quindi punto successivo, seguo anche la riga e per cui mi inserisco nel punto successivo. Tutto coinciderà, quindi qui non è necessario andare a fare calcoli. Guardate, 1, 2, giro ed esco fuori. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allora, sono all'angolo, quindi blocco l'ultimo angolo e poi blocco il terzo punto basso e vado esattamente al di sopra della riga, proprio come ho fatto all'inizio. Quindi 1, 2 e 3. Quindi faccio uscire il filo, lo faccio uscire un'altra volta. Perfetto, io direi che ci siamo. Come notate è tutto perfettamente centrato, quindi i marcapunti li posso pure togliere. Mi aiuto sempre con un ago bello grosso e vado qui. Ok, così non si nota un bel nulla. Faccio passare il cordoncino attraverso la cucitura, guardate, mi riporto sull'arancione, lo vado a bloccare direttamente sulla patella e non si nota nulla. Stessa cosa farò con il cordoncino iniziale. A questo punto non mi rimane che andare ad applicare la chiusura. Tolgo le altre viti e posiziono la mia chiusura. Intanto applico una vite qui, bisogna schiacciare per bene, mi raccomando. Poi applico l'altra vite all'altra estremità, così in maniera facile poi andrò a fissare gli altri angoli. Se la lavorazione tira, noi tiriamo a sua volta. Ecco qui. Applico l'ultima vite, come notate lo sto facendo insieme a voi per mostrarvi che comunque è semplice farlo e voilà, applicata, non si muove nulla, non è necessario applicare colla. Una volta fatto questo inserisco la chiusura qui per prendere per bene le misure, chiudo per fermarla, pareggio la mia borsa, quindi qui andrò a fissare l'altra metà. Esattamente in questo modo. Prendo la griglia in dotazione, mi aiuto con una pinza e spingo le alette alle... Ok, una volta fatto questo
ho completato il progetto e abbiamo dato un tocco in più andando ad arrotondare appunto questa zona. Mi basterà agganciare 4 ponticelli, in da big è abbastanza resistente, quindi secondo me non è necessario mettere alcun supporto. Mi aggancio esattamente qui tra una lavorazione e l'altra perché c'è la cucitura e quindi c'è maggiore resistenza, e faccio esattamente in questo modo: 1, 2, giro il mio lavoro e ripeto 1 e 2, 1 e 2. Non mi rimane che prendere i manici che mi sono fatta realizzare appositamente per questo progetto, infatti sono personalizzati, e vado ad agganciare il primo manico da una parte ed il secondo manico dall'altra parte. E voilà, progetto completato proprio come me la immaginavo. La maxi bag è abbastanza grande, ma già l'avete vista meglio in anteprima. Misura quasi 50 cm per un'altezza da 30 cm, con una bella profondità che adesso non saprei dirvi perché dovrei imbottirla. Una volta che la riempiamo con i nostri oggetti, automaticamente si andranno a creare, tra virgolette, laterali. Su per giù abbiamo una profondità da 8-9 cm. Bene, guardate, l'ho riempita e come vi dicevo prima, io non l'avevo provato ma ne ero sicura, si va a creare appunto la profondità. Guardate che è capiente. È bellissima, una maxi bag, semplice, lo abbiamo visto, però è particolarissima, io la adoro, mi piace troppo. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero come sempre che il progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti, sono molto curiosa. Se il video vi è piaciuto lasciate anche un bel pollice all'insù di supporto. Vi ricordo che trovate il link che vi riporta tutti i materiali utilizzati per questa borsa sotto il video in descrizione. Come sempre vi esorto ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a seguirmi su tutti i miei social per non perdervi le prossime novità. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovissimo contenuto. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, un bacino a tutti!